Perché ti sei fermata? No, è che mi stavo domandando, ma voi vi siete iscritti al canale? E dai, su, forza. Aiutateci a farlo crescere. Maremma, lacustre. È gratis. Via. Isola Virginia. Che è stata donata nel 1960 dal Marchese Ponti al comune di Varese. Prima ancora si chiamava Isola di San Biagio perché pare ci fosse una chiesettina di cui ora non rimane traccia. Ecco, là dietro quella punta è dove ci siamo fermati a mangiare l'altra volta. Lì c'è il molo, il ristorante, niente, c'è il ristorante, questa casa, che immagino non so se è il centro didattico o che, e poco altro, una palafitta e poco altro. Comunque, però è la libertà del kayak, che ti senti di approdare dove non c'è nessuno. Bellissimo! Davvero, un'esperienza che mi sento di consigliare, anche perché è abbastanza semplice, una volta che hai le dotazioni di sicurezza. Riesce a farlo quasi perfino lei, eh? Se ci riesce lei. Comunque, facciamo un discorso serio adesso, Sì. un po' meno cialtrone dei nostri. Cioè? Comunque, valutare un kayak, ovviamente là dove le, Sì, se avete le risorse economiche giustamente Vabbè, ma lo poi sentono, perché alla fine a fronte di un modesto investimento economico, tanta resa. comunque soldi spesi bene. Sì, sì, sì. Beh, Viaggiate, vi tenete in forma. certo, uno deve avere, deve avere qualche lago vicino a casa, perché se devi farti 3 ore di auto ogni volta per mettere in acqua il kayak. Però se uno è vicino al mare ed è molto misantropo. Vabbè, qui pure sì, se sei vicino al mare oppure se sei in Lombardia, che laghi ce ne sono a sfare. Oh, via, adesso ci rimetteremo in acqua. Mi spiace un po' la... Qualcuno che fa canottaggio c'è, per cui mi sa che dovremo cambiare un pochino la rotta che avevamo pensato, per cui da qua ci butteremo subito sull'altra riva e poi torneremo indietro. Ma chi arriva qui con la sacca stagna, le cibarie, la pellegrinetta oscura che porta la pappa? O fa vedere la sacca stagna? La sacca stagna da 40 litri, uno dei nostri ultimi acquisti. Yeah, più grosso di Giulia, più grosso della sacca stagna che la pellegrinetta. Ecco, adesso noi ci mettiamo qua a mangiare in sta lago, al sole. Oh, qualcun altro ha avuto la nostra stessa idea, vedo una barca con una famigliola che sta anche loro preparandosi ad attraccare. Speriamo che non spaventino le galline, o che le galline non spaventino loro. A noi ce l'ho fatta Sì, voleva beccarmi i piedi la gallina, che era affamatissima, cercava di essere abituata a interazioni con gli umani che gli danno magari tozzi di pane eccetera eccetera. Noi avevamo solo degli anacardi, non è che li abbiamo soddisfatte particolarmente. Il lago, una piacevole mattinata, anzi mezzogiorno di sabato, fine febbraio, 27 febbraio. Dopodomani siamo di nuovo in zona arancio, per cui poi non so quando potremo ancora fare uscite col kayak. Vabbè. Mentre il pellegrino sta spipponando e vi faccio vedere il lago di Varese visto da l'isolino Virginio, dove siamo stati, anzi dove siamo tuttora per riposarci. Abbiamo pranzato qui, è bellissimo, cioè rendetevi conto. Tanto poi questa la taglio, non la metto nel video. E ancora quelli del canottaggio, sono ovunque quelli del canottaggio che Varese. Ecco di nuovo le galline, sono aumentate. Che ne dici qualche esercizio per sgranchirci le braccia prima di pagaiare? Dai. Bravissima. Va, si stiracchia anche, fa stretching. E questo che esercizio è? Poi
Egyptian perché... Sì, gli egiziani erano grandi pagaiatori, certo, c'era il Nilo d'altra parte. Dai, andiamo alla precedenza, via. Sono più veloci però. Andiamo verso l'altra riva nord, Groppello. Sento c'è la papera. Segui quella qua, è papera. Ah là, c'è una papera. Oh, siamo più o meno all'altezza del punto in cui ci siamo fermati a pranzare l'altra volta, dove c'erano i cigni famelici. L'altra volta i cigni, questa volta le galline. Noi se non si dà da mangiare qualcosa non si contenti, eh? Sì, infatti la prossima volta però ci portiamo un sacchettino proprio di mangime per pennuti? per pennuti. Vabbè. Sperando che non Via. vediamo dei panda o degli altri animali strani. Verso Groppello. Allora, qui abbiamo passato il centro del lago, là è dove ci siamo fermati a mangiare l'altra volta. Oddio, mi ricordo il nome del paese là in fondo, che c'è anche... No, Groppello è quello davanti a noi, quello dall'altra parte, quello alla sinistra. Non me lo ricordo, comunque è sulla sponda, è dove la sponda ovest incontra la nord e dove ci sono tutti i locali, ristoranti, bar all'aperto e quant'altro. Dove a quest'ora probabilmente ci sarà un bel movimento di persone, per cui, a parte che di fianco ci sono le corsie riservate al canottaggio, per cui è meglio che noi non ci si vada. Diciamo che quella parte del lago è piena di gente che fa pratica di canottaggio. Sono dei missili, per cui noi siamo un pachiderma, una carotona arenata in mezzo a noi. Per cui adesso abbiamo deciso di attraversare il lago, arriviamo a Groppello, là c'è un prato, magari ci fermiamo un attimo, sbianciamo un po' le gambe e poi partiremo dritti in quella direzione per tornare verso dove abbiamo messo in acqua il kayak questa mattina e concludere. Oh via, il prato gli è di lì, a dritta. Ecco qua la manovra correttiva. Fino adesso, no, qui siamo vicini alla riva nord, però pensavamo di trovare un bar a cui approdare direttamente col kayak. Invece per ora no, vediamo se più avanti siamo fortunati. Idee della pellegrina, anzi più mia che della pellegrinetta. Questa casa qui con la finestra pelo d'acqua, poteva fare un wet bar, no? C'è anche il cancellino, la gente arriva qui in barca e lì viene servita, non so, caffè, aranciate, super alcolici, birre direttamente dalla barca. Vabbè, qui è a Groppello, noi più o meno mi pare di aver visto il nostro pontile in quella direzione. O è più avanti, vabbè, comunque adesso ricominciamo a pagaiare. Oh, adesso stalkerò i pennuti. Prima o poi ci denunceranno. Non so se sono persone giuridiche uccelli acquatici. Sono pennuti giuridici. Appena passato il motoscafo, c'è qualche gente spattola. C'è anche una papera che ne approfitta per cercare le onde, la papera surfista. Oh. No, ho appena scoperto di soffrire il mal di mare. No, aiuto! Cavoli, sì. Si ondeggia. E cosa volevi fare sulle onde? Righeggiare? Non ho capito. Va bene. Ok. Che bell'angolino. Il bello del kayak, se trovi un angolino carino ti puoi fermare. Guardate qui, crocchi fioriti bianchi. Non so dove porti questa stradiciola, non so se è un giardino di qualcuno, che sia il giardino di qualcuno. Forse siamo attraccati nel giardino di qualcuno, boh, chi lo sa. Cosa fai? Ti spogli tutta? Ma ci sgranchiamo solo un po' le gambe, non è che ci mettiamo, ci sgranchiamo solo un pochino le gambe. Abbiamo ormeggiato perché abbiamo aggiunto una cima d'ormeggio alla maniglia anteriore del kayak, magari metteremo anche
alla maniglia posteriore. Eccoci qua. Portaci fuori da questa baia insenatura riparata. Eccoci qui. Abbiamo fatto una pausa per sgranchirci le gambe, bere un po' d'acqua e finire la frutta secca. E ora continuiamo, visto che molto scopo, quindi probabilmente tra poco. vabbè, noi stiamo vicini a riva comunque, finché non attraversiamo il lago. Via. No, non vorrei sbagliarmi, ma in cima alla montagna, quelle costruzioni bianche che si vedono, dovrebbe essere il Sacro Monte di Varese. Potrebbe essere il Sacro Monte di Varese, non sono sicurissimo. Adesso noi stiamo tornando verso Varese. Via, Pagaia. Sì, ma non arriva. Segui dolcemente la sponda. Guardate che belle quelle case con il tratto degradante fino al lago. E dietro si vede il provinciale, ecco la pista ciclopedonale passa di fianco al provinciale perché non può avvicinarsi al lago perché ci sono queste case. Per cui questa visuale la possiamo avere solo dal lago e non dalla pista ciclopedonale. Guarda, un altro aereo. Era un po' che non se ne vedevano. Questo è uno di quegli alianti col motore che possono decollare autonomamente senza bisogno di essere trainati. E poi dopo, arrivati su in quota, spengono il motore e si comportano come un aliante. Eccolo là. Direi che è ora di puntare sull'altra sponda. Magari passiamo anche in mezzo a quelle piattaforme là che non so neanche cosa siano. Le avevo già viste in un video. Via. Queste piattaforme qui in mezzo al lago, qua c'è anche una costruzione sopra. Secondo Giulia è un bagno pubblico o una macchina, c'è posto con la macchinetta del caffè. Lei sogna il caffè perché non è ancora riuscito a berlo oggi. Io non so se sono corsi di canottaggio. Giulia, più alla dritta, che sennò ci mandi a rompere le scatole alla gente lì. Che non ho capito cosa stanno facendo, non vedo nessuno, sono fermi. O immersione, vuol dire che stanno facendo il corso di brevetto da sub. Le boe non si muovono. O fanno il brevetto da sub o è la prova per la patente nautica, la fanno al lago. Che mi pare che la prova pratica sia recuperare una sagoma o qualcosa dal gommone. Però chi lo sa? Non so se sapete cosa serve questo campo di boe e quelle piattaforme, fatelo sapere. Secondo me è qualcosa per le regate, là tipo un posto per i giudici di qualche regata, no? No, parliamo di questo mistero mentre tu pagai, la gente vuole sapere. Come potete vedere, la pellegrinetta è dentro nel suo pozzetto. Qui il grosso dell'acqua finisce fuori, per cui intanto si può scuotere. Diciamo che la copertura fa il suo lavoro, anche se è una cosa artigianale, arrangiata un po' alla bella e meglio. Ma intanto funziona, via che metto a pagaiare anch'io. Questo è un altro momento come in canoa a Pusiano. Sappiamo che è da qui da qualche parte davanti a noi l'approdo del Lido. Però vabbè, comunque lì, o è qua dove sono quei 3 cepessi in fila o è a 200 metri più in là. Ora ci dirigiamo verso la riva e vediamo di sbarcare. Siamo già a più di 9 km pagaiati. Ok, ci siamo. Abbiamo individuato il molo e il punto in cui siamo scesi in acqua stamattina. Per cui ora dobbiamo solo aggirare le boe di qua e poi di là, e là tireremo fuori in secca il kayak. Sei offeso? Già, ho cercato di prendermi la mano, scusa un attimo. Pensavo che fosse una liccornia. Sì, certo, erano 5 salsicce, non erano dita. La madonna. Vabbè, adesso facciamo asciugare un po' il kayak. Perché tutta l'avventura? Sì, 10 km. Giulia e Giulia, sì. Qui tanta fauna, i cigni, gabbianelle, altri cigni che sono abituati all'essere umano.
E sono anche curiosi, perché se fate qualcosa vengono a controllare. Con le ali aperte per farsi spingere dal vento, ha fatto vela, sta facendo vela con le ali. E questo invece sta controllando che non si vada via, perché questo è il suo territorio. Ha cercato di beccarmi anche i piedi mentre mettevo i sandali. Cattivissimo. Cattivissimo cigno. Dai, attacca Giulia, attaccala, attaccala. Ciao cigno. Ciao Cigno. Veloce. Oh, attenta. Mamma mia, sono veramente, non temono l'uomo. Vai Giulia, vai. E lì c'era un altro in agguato, guarda.